Quando parliamo di arte, spesso ci immaginiamo un traguardo finale, tipo, ok, arriverò a quel livello e allora sarò davvero bravo. La verità, quel traguardo non esiste e non deve esistere. L'arte non è una scalata con una cima, è una strada infinita che si percorre disegnando ogni giorno ed è proprio questo che la rende così potente. Non c'è un punto in cui puoi dire ho finito, c'è sempre un altro foglio bianco che ti aspetta. Tutti all'inizio pensiamo se divento come quel mangaka, quel fumettista, quell'illustratore famoso, allora avrò vinto. Io non so, io vorrei essere tipo Kim Jong-gi, sono le mie fantasie stratosferiche, ma lasciamolo da parte. Cosa succede poi a quel punto? Quando ti avvicini a quel livello, scopri che c'è sempre un altro step, un altro ostacolo, un'altra tecnica che non sai. E può sembrare frustrante se cerchi la fine del gioco, ma in realtà è liberatorio, perché capisci che il gioco non ha fine. E quindi non devi correre, non devi confrontarti con nessuno, puoi semplicemente giocare, disegnare e goderti il processo. Il punto dell'arte non è arrivare, il punto è fare, disegnare, provare, sbagliare, ricominciare. È come andare in palestra, se ti ricordi il mio video precedente. Puoi guardare 1000 tutorial di allenamento, ma finché non sollevi quei pesi, i muscoli non crescono. Nell'arte è uguale, non esiste shortcut, non esiste trucchetto magico, il miglioramento nasce quando sei lì, con la penna o la tavoletta in mano, anche quando non hai voglia e anche quando odi il risultato, quello che hai fatto. Perché la verità è che non c'è disegno buttato o disegno brutto, oddio sì, c'è il disegno brutto, però ogni scarabocchio, ogni tavola finita, ogni linea storta ti lascia qualcosa. E quell'accumulo, foglio dopo foglio, diventa la tua esperienza, il tuo stile, la tua voce artistica. Non servono 100 tutorial guardati, servono 100 disegni fatti. Ed è questo che ti spinge avanti, anche se non te ne accorgi subito. Ed è qui che arriva la parte più importante. Quando tu disegni, stai padroneggiando qualcosa che miliardi di persone al mondo non sanno fare. Ok, ti lascio qualche secondo per assaporare e toccare con mano questo pensiero. Certo, ci sono artisti più bravi, più esperti, con più anni sulle spalle, ma nessuno può replicare la tua combinazione di errori, esperienze, gusti, influenze, ossessioni e fissazioni. Il tuo tratto è unico proprio perché è imperfetto ed è diverso da chiunque altro. Qui non serve diventare il più forte, serve diventare te stesso attraverso i tuoi disegni. E questa è una caratteristica che pochi hanno il coraggio di portare avanti, perché la maggior parte delle persone preferisce guardare, consumare, criticare, ma non creare. Tu invece lo stai facendo. E anche se non hai ancora raggiunto il tuo traguardo immaginario, sei già anni luce avanti rispetto a chi non ha mai preso in mano una matita. Quindi dimenticati l'idea del livello massimo, non c'è. C'è solo il prossimo disegno e poi quello dopo ancora. E se continui a farlo senza ossessionarti con il concetto di fine, ti accorgerai che sei già molto più avanti di quanto pensavi. Perché il punto non è arrivare, il punto è disegnare.